Insomma, sei venuto al primo meetup agile fatto qui a Venezia. È un grande onore, mi sono trovato a fare questo esordio e mi interessava moltissimo il tuo intervento. Anche a me il tuo, e devo dire che ho anche un paio di cose da chiederti riguardo le cose che dicevi tu. Nel senso, tu hai parlato di Agile for Hardware, Sì. hai portato degli esempi di sub, Sì, e anche un po' come è nato tutto il concetto di Agile for Hardware. sì. Per esempio, qual è la cosa che ti è rimasta più impressa dell'esperienza che hai fatto lì in sub, lì in Svezia, lì in shopping? Cosa che ti è rimasta più... Ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Il primo è che quando siamo arrivati là, una delle prime domande che gli abbiamo posto è: ma com'è che riuscite così facilmente a fare Agile con l'hardware, no? Perché i team software spesso dicono fare dei rilasci ogni 2 settimane è difficile, no? Non ci riusciamo. E voi avete degli oggetti, avete degli atomi, no? E non solo avete degli oggetti fisici, ma avete un oggetto che poi deve anche volare. E com'è che riuscite a fare Agile così facilmente con l'hardware? E loro hanno detto: beh, vedi, l'hardware è software comunque, nel senso che quando nasce è comunque nel CAD, e quindi tutto il processo, nascendo in materiale, perché è una cosa che tu ti immagini e che poi deve diventare realtà, è quello che puoi semplicemente anticipare il più possibile la realtà. Ok. E mi è piaciuto perché ho capito che quello che riescono a fare loro con un aereo da guerra, una macchina estremamente sofisticata, che invece blocca team che hanno da fare magari solo software, quindi roba, solo idee, no? Solo lavoro cognitivo, Certo. è semplicemente il mindset, soltanto pensare fuori dagli schemi. Ok, interessante. E l'altra cosa che mi è piaciuta molto del tuo intervento, che ho trovato molto interessante, è proprio il discorso dello scheduling, cioè il fatto che i team si trovano presto la mattina, vedono tutto quello che non riescono a risolvere a quel livello, c'è un primo livello di escalation un quarto d'ora dopo, vedono cosa non può essere risolto a quel livello, c'è un secondo livello di escalation e così via, per cui nell'arco di un'oretta perlomeno le cose sono state prese in carico da chi può farci qualche cosa, anche su numeri molto grandi, perché tu parlavi di centinaia di persone, no? Sì, sono no, di più, sono 4.000. Ah, a voglia. Sono circa 4.000. Lì mi ha colpito il fatto che loro, il concetto lì in Svezia, il concetto di auto-organizzazione è molto radicato nella cultura, nel senso che ci spiegavano che la differenza di stipendio tra un ingegnere che lavora in un team o un manager mensilmente può essere al massimo di un 100-150 euro. Ovvero, chi fa la carriera del manager è perché magari gli piace lavorare con le persone, mentre chi fa la carriera da ingegnere è perché gli piace lavorare e costruire cose nuove. E questo fa sì che nella loro cultura c'è un forte senso di devo raggiungere l'obiettivo, di auto-organizzazione, e quindi ci dicevano: se una persona di un team ha bisogno di una roba da un altro team, non è che fa l'escalation fino al capo comune per poi arrivare giù per chiedere il permesso, ma semplicemente vanno là e si risolvono problemi, proprio perché è un po' questo approccio molto orizzontale che viene proprio dalla cultura, e l'attitudine al dobbiamo risolvere le situazioni, no? Quindi risolvere i problemi, molto, molto pragmatico. Molto interessante del tuo intervento è questo passo avanti, no? Nel senso che quello che si vede di agilità, specialmente nelle conferenze, è un'agilità molto legata a quello che fa il team, a quello che fai sul software. Invece mi è piaciuto molto questo zoom fuori, diciamo, no? Questa vista un po' panoramica su cosa vuol dire fare l'azienda agile. Sì, perché in effetti anche se la culla dell'agile è stata l'information technology, quello che stiamo vedendo oggi come oggi è che il principio di agilità, non tanto di pratiche agili da sole, ma il principio di agilità si estende a tutto ciò che ha a che fare con la complessità. Quindi per esempio le persone sono per definizione un sistema complesso, il mercato è per definizione un sistema complesso, e quindi stiamo proprio vedendo questa seconda ondata dell'agile che sta finalmente, devo dire, uscendo dall'IT e andando a toccare in maniera però ben cosciente altri settori.
perché abbiamo già visto in passato tentativi di utilizzare l'agile in maniera così un po' approssimativa su altre cose, no? Manca solo l'agile babysitting che abbiamo visto tutto. Sì, no, invece queste sono proprio delle scelte consapevoli di utilizzare questo tipo di approccio per qualche cosa che è ben al di là della tecnologia. Sì, nella mia esperienza, quando parli di questi approcci con il management, la difficoltà spesso è nella cultura di questi, no? Quali sono secondo te le difficoltà maggiori per un manager di una media, grande azienda nell'accettare il non sapere? No? Mm-hmm. È una domandona, nel senso potremmo parlarne per diverse pinte di birra, di una roba del genere, però... Male. Sì, è una domanda, no, perché tocca veramente tantissime sfere dell'essere umano, però io mi ricordo sempre quello che diceva Deming, e cioè che una percentuale molto alta del comportamento di una persona è determinata fondamentalmente dal sistema in cui si trova. Mm-hmm. E anche quando pensiamo di avere autonomia, di essere noi a decidere le nostre cose, in realtà basta vedere come uno si comporta diversamente quando è con un amico o quando è per esempio con un cliente, e ti accorgi che il contesto ha un'influenza immensa sul tuo modo di relazionarti. Allora a volte portare questo tipo di consapevolezza all'interno delle aziende aiuta le persone a vedere qualcosa da una prospettiva lievemente differente e magari a cominciare ad attivare un piccolo cambiamento. Io quello su cui sto lavorando ormai da tanti anni, nel senso almeno 4-5 anni, è proprio questo concetto della leadership portata nei contesti di agilità, e dove io credo fortemente che lo scopo è quello di creare un ecosistema in cui chiunque si senta serenamente pronto e aperto a fare degli atti di leadership, il che non vuol dire che è un leader, ma in quel momento fa un atto di leadership, e questo è un modo di lavorare molto diverso che un po' alla volta anche il management comincia a capire e apprezzare. Sì. Va bene, senti Paolo, io sono anche a posto, che dici? Anche io, siamo contenti che è iniziata questo ciclo di interventi qua a Venezia, speriamo che crescano, ci siano sempre più persone interessate e si ravvivi così una comunità anche qui in questo bellissimo posto. Io ringrazio di avermi invitato e altrettanto. Vi aspetto in Toscana. Ciao Paolo, grazie mille. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao.